Ciao a tutti amici, benvenuti dal Musical Store 2005. Molto spesso sono qui dagli amici Donato, Michele, insomma tutti gli amici che mi ospitano tutte le volte per fare questi video. Questa volta siamo col Roland Gaia 2, diciamo successore dell'altro strumento con lo stesso nome, è un sintetizzatore con un sacco di opportunità, le classiche diciamo opportunità che ci sono in questo periodo in tutti i sintetizzatori di questo genere, quelli diciamo così misti, con un approccio di sound design, di utilizzo vario, diciamo, ecco, nel senso che io adesso qui abbiamo a disposizione chiaramente il mixer, i 3 oscillatori, un X-Mod, LFO 1 e 2, 4 LFO separati per ognuno, quindi insomma un numero abbastanza importante, almeno questo mi sembra di aver capito. Come sapete molto spesso io queste tastiere le vedo la prima volta nel momento in cui me le trovo davanti. Molti mi dicono vabbè, ma allora che senso ha? Invece ha senso secondo me, per il semplice fatto che in questo caso io mi trovo a potervi portare quella che è una prima impressione, che è quella che potreste avere, che ne so, in un negozio, no? Dove entrate, provate uno strumento. Io magari così cerco sempre di avere un approccio che sia anche, che riguardi l'aspetto delle mie orecchie, quello che sento sempre con le stesse cuffie, la stessa situazione, quando li registro insieme ad altri strumenti e tutto il resto. Ho sempre una sensazione di resa più o meno importante da parte di questi strumenti, no? Tutto in classico stile Roland, nel senso che abbiamo sia l'inviluppo del filtro che l'inviluppo dell'amplificatore con i 4, la DSR è suddivisa per sliders, quindi se io volessi lavorare sull'attacco di questo suono avrei tra l'altro a pannello immediatamente il grafico dell'inviluppo dell'amplificatore e in questo caso il grafico dell'inviluppo del filtro. Qui abbiamo invece a pannello il cutoff centrale, come si usa adesso col pillolone del cutoff, la resonance di fianco e un drive. Voglio un po' più di release. Qui abbiamo anche questo motional pad che ci permette di assegnare chiaramente a questo pad alcuni controlli e di utilizzarlo in modo così un po' più tattile, no? È uno strumento che, come dire, esprime immediatamente, proprio mentre lo si suona, la natura stessa dello strumento, cioè nel senso questa sorta di ibrido fra virtual analog e wavetable, si sente proprio quella cosa lì, no? Però è espressa, come dire, sincero. Il sound design è in quella direzione lì, proprio quella degli strumenti ibridi in questo senso. Anche gli effetti.
sono adatti, non so come dire. Interessante. Bello questo, eh? Anche il fatto che non se ne vada il suono precedente, che leghino, è uno strumento live interessante. Tra l'altro ci sono dei suoni dove quello che succede con il dito sul motional pad è già disegnato, nel senso che si può probabilmente disegnare un movimento e lui lo recupera e lo fa costantemente. Infatti è quello che succede per alcune di queste patch, che sono molto interessanti. Esatto, metto in rec e lui poi ripete il movimento che ho fatto io, che ho disegnato, si vede proprio il disegno, è interessante, molto simpatico. È interessante questa cosa. Alcuni suoni infatti ce l'hanno già disegnato, si può probabilmente chiaramente ridisegnare il movimento che si fa. Ecco, qui abbiamo la wavetable, qui abbiamo la posizione, possiamo scegliere all'interno di queste forme d'onda. Ho chiuso gli altri due oscillatori. Scelgo la forma d'onda, solido, chiaramente il range e il pitch. Se parto da una vuota, ho la sinusoide, la quadra, la pulse. Questa è una pulse, posso decidere l'ampiezza. Questo è il livello. Così la intono, la stono. Se metto un dente di sega, chorus, molto bello.
Ecco, sentite che se si parte da zero, insomma, si sente la potenza. Dall'antedrive. Bello. Vabbè, insomma, vi ho fatto sentire un po' di suoni. Sono tutti, come dicevo, rispecchiano molto la natura ibrida dello strumento. Beh, mi sta piacendo, devo dire, in cuffia è molto piacevole, un po' duro il suono, che era un po' così, diciamo, aspro, acido, ma in un senso buono. Poi stavo sentendo che mi sembra che la registrazione renda bene, quindi, insomma, per un live dove serve un synth, secondo me è interessante. Il prezzo è comunque sui 700-730 euro, una cosa del genere. Insomma, fatemi sapere anche voi come la vedete. Io metterò i link di questi due strumenti chiaramente qui sotto il video. Se passate da quei link date una mano al canale, iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio e andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutti i video divisi per categoria di tastiere e tutte le cose che riguardano il mio mondo, diciamo. E quindi grazie ancora a Musical Store 2005, Gaia 2 di Roland, bella, ciao ciao.